Ciao a tutti e bentornati su Katie Medi, io sono Katie ed oggi nuovo tutorial, nuova borsa. Come avete visto dall'anteprima del video andremo a realizzare la borsa che si intreccia con le mani, super facile e veloce in quanto non abbiamo bisogno di grandi conoscenze e non avremo bisogno di nessuno strumento se non delle nostre mani. Per questo progetto ho utilizzato il filato grosso che ho preso su Temu, ma comunque reperibile un po' ovunque, e con quel gomitolo che ho preso lì ci ho fatto due borse. Ho fatto questa versione che vedremo in questo tutorial, ma ho fatto anche questa versione qui con un manico diverso. Se vorreste vedere anche questa versione fatemelo sapere qui sotto nei commenti, così provvediamo subito. Noi oggi vediamo la versione classica, veramente facilissima e velocissima da realizzare, perché con mezz'ora più o meno riuscite a farla tranquillamente, quindi immaginatevi quante potete farne in una giornata. Comunque nel box informazioni qui in basso trovate il link se vi interessa il filato. Comunque a questo punto non mi perdo in chiacchiere perché c'è veramente poco da dire. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdere tutti gli spoiler e le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi tutorial. A questo punto passiamo subito al tutorial di oggi. Per fare la borsa di questa grandezza andremo ad avviare 7 catenelle, quindi ci prendiamo il filo e andiamo ad avviare le nostre catenelle, il tutto con le mani. Quindi facciamo la prima asola in questo modo, vedete ho incrociato il filo e faccio passare il tutto all'interno. In questo modo vado a sistemare e a stringere. Dopodiché iniziamo ad avviare le nostre catenelle. Abbiamo detto che per la borsa della grandezza che vi ho mostrato occorrono 6 maglie, quindi dobbiamo avviare 7 catenelle. Una già ce l'abbiamo. Due. Tre. 4, 5, 6 e 7. Questo sarà il risultato iniziale. Questa ci conta come prima maglia, quindi ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo procedere lavorando tutte le asole come questa in ogni catenella. Quindi questa ce la lasciamo così, inseriamo le dita all'interno della catenella precedente in questo modo e andiamo a prenderci il filo. Ci aiutiamo anche con l'altra mano. E per ogni catenella andremo a fare lo stesso procedimento, quindi inseriamo le dita nella catenella successiva e andiamo a prendere il filo, ce lo tiriamo fuori, cerchiamo di creare le asole più o meno della stessa grandezza, cosa che io non ho fatto per l'altra borsa, ma comunque è venuta bene lo stesso, quindi procediamo in questo modo per ogni catenella, ci andiamo a creare tutte le asoline in questo modo. Ok, abbiamo le nostre 6 asole, i nostri 6 punti di base. A questo punto dobbiamo passare dall'altra parte delle catenelle, un po' come quando lavoriamo la base a maglia bassa, facciamo le catenelle, torniamo indietro a maglia bassa e poi facciamo tutto l'altro giro, no? In questo caso facciamo la stessa cosa. Quindi ora passiamo sull'altro lato. Quindi cosa faccio? Faccio passare il filo qui sopra in modo da, tra virgolette, bloccarlo e devo rientrare nella stessa asola. Quindi qui inserisco
le dita e prendo il filo in questo modo. Sto lavorando quindi sull'altro lato delle catenelle e devo ripetere lo stesso procedimento. Quindi ora passo alla catenella successiva, prendo il filo e me lo porto fuori. Dovrò tenere lo stesso numero di asole, quindi sempre 6. Questo è il primo punto, quindi abbiamo terminato il primo giro. In questo modo abbiamo 6 asole da un lato e 6 asole dall'altro. Ora cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo passare al giro successivo, quindi sempre con lo stesso filo, non andiamo ovviamente a chiudere i giri in questo caso, inseriamo le dita all'interno della prima asola. Volendo potete segnarvela con qualcosa in modo da riconoscere poi il primo punto di ogni giro e poi una volta terminato il lavoro sappiamo dove andare a chiudere, quindi potete inserire un marker, un cordoncino, un qualcosa per segnarvi il punto. Questo è il primo punto, inserisco le dita, prendo il filo e vado a creare la catenella in questo modo. Passo al punto successivo e prendo il filo tirandolo fuori in maniera veramente semplicissima. Passo alla maglia successiva, prendo il filo e lo tiro fuori. Cerchiamo sempre di avere più o meno la stessa grandezza per quanto riguarda le asole e continuiamo in questo modo per tutto il giro, quindi un procedimento veramente super semplice. Maglia successiva, prendiamo il filo, ce lo tiriamo fuori, punto successivo, ci prendiamo il filo e lo tiriamo fuori. Ora non sembra una borsa, però pian piano che saliamo con i giri prenderà forma. Qui ora dobbiamo passare sull'altro lato, quindi inseriamo le dita all'interno dell'asola successiva e prendiamo il filo. Quindi il procedimento è sempre questo. Punto successivo, prendiamo il filo, punto successivo, prendiamo il filo, punto successivo, prendiamo il filo e così via, fino al termine ovviamente del giro, quindi fino ad arrivare al primo punto. Ovvero qui, questo è il primo punto, quindi cosa facciamo? Continuiamo sempre nello stesso modo, dobbiamo passare al giro successivo, quindi il procedimento è sempre quello, procedimento veramente facilissimo e continueremo in questo modo fino a raggiungere l'altezza che vogliamo. Io vi lascio indicata qui in alto l'altezza che ho raggiunto io, quindi il numero di giri totali che ho lavorato insieme alla misura in centimetri, così potete regolarvi se farla più piccola o più grande. Ovviamente volendo potete anche farla più larga, perché comunque con 6 maglie di base non è che vi viene grandissima. Calcolate che questa è la grandezza, questa è l'ampiezza. Io ora devo ancora nascondere per bene i fili, però questo è il risultato finale. Vi dico anche le misure finali così vi regolate. Siamo sui 26 centimetri, al di fuori però all'interno è un pochettino più piccolina, quindi se volete farla più grande potete tranquillamente aumentare il numero di catenelle, il procedimento resta lo stesso, e ovviamente aumentare o diminuire l'altezza. Quindi è veramente un progetto che può essere personalizzato secondo i vostri gusti. Quindi io procedo con la mia borsa e poi ci rivediamo al termine per vedere come procedere.
Bene, una volta lavorati tutti i giri, questo sarà il risultato. A questo punto dobbiamo andare a chiudere il bordo, quindi ci dobbiamo prendere un bel po' di filo e per fare ciò cosa faccio? Vado a misurare il bordo, magari me ne lascio un po' in più, quindi faccio fare al filo lo stesso giro che deve fare in teoria, ma ne vado a tagliare un pochettino di più per sicurezza. Quindi taglio il filo. Questa è l'ultima maglia che ho lavorato. Cosa faccio? Vado a tirare fuori tutto il filo che ho comunque già tagliato ed inizio a far passare questo filo all'interno di tutte le asole che ho sul bordo. Quindi parto dalla prima che ho e vado ad inserire in questo modo il filo. Successivo punto e faccio passare il filo in questo modo proprio dentro la catenella, tiro, punto successivo, giriamo un pochino la catenella e facciamo passare il filo e dovremo ripetere questo procedimento per tutte le asole che abbiamo lungo tutto il bordo. Questo è il risultato finale. A questo punto dobbiamo andare a bloccare questo filo, quindi io lo faccio passare qui nella prima maglia e poi lo porto all'interno. Questo poi ovviamente si deve bloccare, quindi cosa faccio? Taglio il filo in eccesso e vado a tagliare quello che è all'interno . Così ci resta solo il tessuto che possiamo andare ad annodare tranquillamente tra le maglie. Quindi io lo faccio passare tra le maglie e poi lo annodo, o volendo possiamo fare anche qualche punto di cucitura che forse è decisamente più comodo. Quindi ora lo faccio girare intorno ad una maglia e poi lo vado a fissare con dei punti di cucitura. A questo punto dobbiamo creare il manico, quindi ci prendiamo ovviamente lo stesso filo, ma volendo si può mettere anche una catenella per renderla un pochino più elegante. Possiamo ripetere lo stesso procedimento all'inizio dell'asola per nascondere meglio il filo. Facciamo la prima asola in questo modo, la stringiamo per bene e ci dobbiamo agganciare sul laterale, quindi inseriamo le dita e facciamo passare all'interno l'asola, poi qui andiamo a nascondere ovviamente ed iniziamo a fare delle catenelle, quindi il manico sarà composto da sole catenelle.
Lavoriamo le catenelle in base alla lunghezza che vogliamo ottenere per quanto riguarda il manico. Io direi che così va bene. Io ho fatto 12 catenelle, a questo punto ripeto lo stesso procedimento, taglio il filo e lo vado a bloccare all'interno, quindi porto fuori l'asola e lo faccio passare tra le maglie. Poi, come abbiamo fatto prima per bloccare il filo, andiamo a tagliare l'eccesso, poi andiamo a tagliare l'interno del filato grosso, così abbiamo solo il tessuto che possiamo andare a bloccare tranquillamente tra le maglie. E questo sarà il risultato finale della borsa più facile del web, la borsa intrecciata con le mani che chiunque può realizzare. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, spero che il tutorial vi sia d'aiuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete, e mi raccomando, se la realizzerete mandatemi una foto perché sono super curiosa. Se me la mandate su Instagram o Facebook la salvo e la condivido nelle storie su Instagram, dove c'è un album dedicato solo alle vostre creazioni, quindi a me fa sempre tanto piacere condividerle. Se può interessarvi vi lascio il link nel box informazioni per quanto riguarda il filato che ho utilizzato, ma è comunque un filato reperibile un po' ovunque. E nulla, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove pubblico tutti gli spoiler, le anteprime dei prossimi progetti e anche qualche mini tutorial riguardo all'uncinetto. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial, cliccando sulla campanellina riceverete la notifica appena sarà disponibile un nuovo video. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo tutorial, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!